Salve! Ok, lo so, questo qui non è un video in inglese perché le mie skill in inglese sono veramente troppo basse, quindi per il momento sarà meglio se continuo a parlare in italiano, magari metterò dei sottotitoli. Mi piace fare così con le dita, sembrano dei piccoli uncini. Qualche giorno fa ho chiesto ai miei followers su Instagram se avevano delle domande da pormi inerenti alla mia persona o alle cose che faccio in generale. E dunque questo video servirà sostanzialmente per rispondere ad esse. Tra parentesi, avete notato che il mio telefono è personalizzato come praticamente qualunque cosa che io abbia sotto mano. Se dovessi parlare in inglese in effetti non riuscirei a parlare così velocemente sembrando molto intelligente, cosa che effettivamente non sono. È una cosa che assolutamente non posso permettermi di evitare. Andiamo a rispondere alle domande. Iniziamo con una domanda estremamente rilevante posta da Lelopi che mi chiede: leggi manga? La risposta è Nelessi. Mi piacevano un sacco quelli di Leiji Matsumoto, ovvero Capitan Harlock, che probabilmente conoscerete perché poco tempo fa è uscito il film che mi ha distrutto ogni sogno perché la sua trama era identica alle mie storie, e poi anche Queen Emeraldas, che era praticamente la versione femminile di Capitan Harlock con la trama esattamente identica. Poi vabbè, ho letto i consueti One Piece, Death Note, ho iniziato Shaman King e non l'ho mai finito, neanche One Piece l'ho mai finito. Il mio periodo manga è durato veramente poco. Poi Brian Puskas mi chiede con cosa coloro principalmente. Penso che lui intenda su carta, perché su digitale, cioè non si colora con Photoshop. Comunque su carta io tipicamente coloro con tutto quello che mi capita sotto mano, ovvero niente, perché io di art supplies non so se si è chiarito bene come sono messa grazie al mio room tour, ma io per esempio dipingo con il bianco che è per verniciare i muri, tanto sono messa bene, non ho colori di nessun genere, ho dei vecchissimi pastelli, dei colori acrilici scaduti che puzzano come la morte, credo che respirarne anche soltanto una zaffata ti faccia morire, e matite, pastelli, insomma questo genere di cose qua. Più delle volte non coloro quando disegno sullo sketchbook perché mi limito a fare le ombrette con la penna, quindi in generale uso le penne, oppure se proprio devo evidenziatori oppure cose che trovo per la scuola, perché la maggior parte delle cose che ci sono nel mio astuccio, che è pieno di roba, non sono mie. Cleptomania. Giovanni Lomb qualcosa mi chiede da dove ti è venuta l'ispirazione per Luna, che per chi non lo sapesse è un personaggio di Osnokoe. Luna è una ruspice. Le ruspici sono delle sacerdotesse che esistevano già nell'antichità, agli albori della civiltà, immagino, che non solo sacerdotesse, erano in generale delle indovine o degli indovini che leggevano il futuro, non come alcuni loro colleghi che, non so, ascoltavano i bisbigli del vento fra le chiome degli alberi, oppure gli uccellini, il volo degli uccelli, il moto dei pianeti, le stelle nel cielo, cose simili. No, gli ruspici frugavano tra l'interiora di animali uccisi appositamente e in base a quello che trovavano, alle dimensioni degli organi e ad altre caratteristiche simili, erano in grado di leggere il futuro. E Luna, la ruspice, è ispirata a questi, e poi ad un mio vecchissimo disegno dove c'era lei che con tutte delle budella attorno. Io ancora non sapevo che fossero delle budella, quindi il concept è nato un po' col tempo, e si chiamano aruspici perché effettivamente anche lei e le altre creature della sua specie sono in grado, però questa volta sul serio, di leggere il futuro guardando attentamente, non lo so, le cose sugli intestini. Poi Mizerk66 mi chiede artisti preferiti. Io mi trovo in un periodo in cui sono abbastanza chiusa da questo punto di vista, però in generale ci sono artisti che continueranno a piacermi sempre e comunque. L'intramontabile Tony Sandoval, e poi vabbè Zero Calcare, che non c'entra molto con il mio stile ma mi fa ridere, e poi in generale ultimamente almeno seguo una marea di artisti casuali su Instagram che insomma a volte sono poco seguiti, anche perché sono troppi e non me li ricordo. Tra i principali c'è Raman Jafari e Tobo qualcosa, chissà. Poi Davide Filisetti mi chiede a che punto sono con il fumetto. Guarda, giusto poco fa ho continuato delle tavole e sono assolutamente in alto mare, per cui per chi mi chiede quando è che uscirà Il ladro di Ali o qualunque altro mio fumetto, io vi rispondo tra diversi anni, perché bisogna vedere se ci lavoro con molta costanza. Tra un paio d'anni forse si vedrà qualcosa. Se non lavoro con molta costanza, come è probabile che farò perché non sono costante e sono pigra. Katie00 mi chiede da cosa è nata la mia passione per l'arte. Allora, io non mi ritengo appassionata d'arte. Fermi, non uccidetemi, calma. Vi spiego, io ho sempre snobbato l'arte.
altrui, perché da piccola non mi piaceva niente, non mi piacevano i libri, non mi piacevano i quadri, non capivo il perché una persona dovesse andare a delle mostre artistiche, non mi piacevano neanche i fumetti, quindi avevo una concezione assolutamente mia di questo genere di cose e non ero appassionata d'arte, mi piaceva creare, la mia passione è stata creare, non l'arte. L'arte per me è un mezzo attraverso il quale io creo e comunico, quindi diciamo che non sono proprio appassionata d'arte. Adesso un po' di più perché andando all'artistico, studiando storia dell'arte, comunicazione con audiovisivo multimediale e altre cose simili, sicuramente è un po' rinata, un po' contestualizzata. Comunque la mia passione per l'arte è nata prima dell'artistico, sicuramente con la conoscenza di René Magritte, che non ho conosciuto di persona perché è morto qualche decennio prima della mia nascita, ma ho conosciuto i suoi quadri, surrealismo, che gran gioia il surrealismo, e me ne sono innamorata, tant'è che il surrealismo è la mia corrente artistica preferita e Magritte è il mio pittore preferito, e quindi diciamo che la mia passione per l'arte è nata da Magritte. Poi Mento a culo, ragazza simpatica dal nome bellissimo, mi chiede: esattamente quando ti sei prefissata di voler evolvere questa passione per il disegno in qualcosa di più concreto? Direi fin da piccola, perché già le prime storiucole che creavo basandomi su dei personaggini che erano fatti con le mie mani, volevo trasformare quelle storie in dei film, quindi certo non avevo ancora ben chiaro, perché insomma a 5-6 anni cos'è che hai ben chiaro? Praticamente nulla. Non avevo ben chiari i mezzi con i quali avrei potuto trasformare quelle mie storie in realtà, o neanche degli step che avrei dovuto seguire, per esempio mettere per iscritto la storia, trovare il modo con cui volevo comunicarla e pubblicarla. Però, cioè, in generale, diciamo che è una cosa che avrei sempre voluto fare. Il mio più grande sogno, fin da piccola, è stato quello di vedere le mie storie trasposte a film. Quindi anche a 11 anni, quando ho iniziato a realizzare la prima bozza di Osnokoi, bozza mentale orribile e orripilante, volevo trasformarlo in un film, in una serie TV. Mi ero posta l'obiettivo di realizzare un romanzo che dopo essere stato pubblicato ne avrebbero tratto un film. E sì, non è proprio così semplice lineare il percorso Marti del passato, però insomma. Poi Yume409, hai idea approssimativamente di quando potrebbe uscire il tuo fumetto? L'ho già detto, tra un paio d'anni forse si vedrà qualcosa, ma vi terrò aggiornati, seguitemi su tutti i social che vi lascio in descrizione e probabilmente avrete risposte più chiare in un tempo molto dilatato. Stefi Laudi mi chiede: che art sapa lea usi? Ci fai un tour della scrivania? La mia scrivania non ha nulla per disegnare, io disegno solo a scuola, non durante le lezioni di disegno, perché non ci sono lezioni di disegno, faccio fotografia multimediale e quindi nel senso non ho materiali da disegno sulla mia scrivania. I miei materiali da disegno sono tutti qua dentro, un giorno magari vi farò vedere cosa c'è, ma non è nulla che vi possa aiutare a migliorare nel disegno, perché le mie art saplese sono rubacchiate qua e là, l'ho già detto. Poi Kankaminin, ciao Kama, mi chiede: da cosa è partito lo stimolo di disegnare con questo stile particolare? Dalla morte. Ho letto le domande in disordine, adesso non mi ricordo a quali sono arrivata. Ricky Arti poi mi fa una domanda estremamente importante, cioè come si fa dell'arte la propria carriera? Chiedilo a qualcun altro. No vabbè, io effettivamente ho fatto dei lavori guadagnando soldi con l'arte, però non lo considero assolutamente un lavoro fisso, perché sono lavori per privati che ti dicono: ehi, fammi una serie di disegni per il mio videogioco, tu li fai tutti e poi, cioè, basta. Non è che ti chiedono di fare cose ogni mese, gli serve una volta sola e poi basta, che è ben lontano dall'essere una retribuzione fissa. E diciamo quindi che nel giro di un anno, tra un lavoro di qui e un lavoro di là, io tra tutti i miei lavori penso di aver guadagnato circa uno stipendio mensile discreto medio, molto discreto, però in quanto nell'arco di tipo 2 anni, il che vuol dire che c'è qualcosa che non va, cioè che non si può ancora parlare di lavoro, almeno nel mio caso. Comunque, appunto, come trasformare l'arte nella propria carriera? Mettendo online i propri lavori, utilizzando i social, i propri profili, pagine Facebook, eccetera, come dei portfoli. Scrivere che se le persone che ti seguono vogliono, tu sei disposto a realizzare delle commissioni. Ti specializzi anche in altri settori. Io per esempio illustrazioni di diverso stile, per esempio illustrazioni più dettagliate, più sul macabro, oppure illustrazioni più quasi fiabesche. Ho anche colorato un fumetto per un tizio americano, quindi bisogna specializzarsi sotto vari ambiti. Più territori si riescono a coprire, meglio è. E per quanto riguarda i pagamenti, non lo so, fatevi pagare tramite PayPal, assolutamente in anticipo, se no vi fregano. A me è successo, maledetto. E niente, si inizia così dalle basi, facendosi un po' di gavetta. Poi se mai avrete la possibilità di pubblicare un artbook o
un fumetto eccetera, già lì vi si spiana la strada. Certo, ammesso che qualcuno poi ve lo compri e che trovate un buon contratto con una casa editrice che vi dia delle buone percentuali, cosa assai difficile. Credo che siano finite, no, ecco, manca solo quella di Mary Rose, che io non riesco a pronunciare perché non so dire la R, contiene troppe R il tuo nickname, che mi chiede una domanda ancora più importante. Come hai trovato il tuo stile di disegno? Consigli su come trovarlo? Allora, è un topic estremamente difficile. Io non saprei rispondervi onestamente perché non esiste un modo per trovarlo, ognuno ha il suo, o meglio, ognuno dovrebbe trovare il suo, poi ognuno fa quello che vuole, ma secondo me ognuno dovrebbe trovare il suo. Non posso dire a tutti come si fa a trovare il proprio stile perché ognuno deve capirlo da solo, è quello il difficile, perché capire il proprio stile, l'ho detto molte volte, vuol dire capire se stessi, quindi la propria identità e il proprio stile dovrebbero coincidere, a mio avviso. Trovare il proprio stile è un po' come trovare te stesso, imparare ad apprezzare te stesso, riuscire ad esprimere te stesso. Non è una cosa che si può insegnare, posso indicarti la via, ma sei tu che devi varcare la porta. Che frase odiosa, però ha un fondo di verità. Quello che posso dire io è che ho proceduto con uno stile abbastanza anonimo per la maggior parte della mia vita. Ad un certo punto ho deciso di stravolgerlo, di cambiare, perché non mi piaceva, perché non era veramente mio, era qualcosa che non mi apparteneva. E adesso penso di avere non uno ma ben 2 stili, così sono 4, oh cielo. 2 stili, perché il disegno su carta e quello digitale per me sono 2 cose estremamente diverse. Nel senso, sul digitale, che principalmente utilizzo per fare o illustrazioni complesse o comunque il mio fumetto, utilizzo un determinato stile più realistico, più concreto, insomma, è uno stile più logico. Su carta invece è proprio uno sfogo personale, quindi vado molto sull'astratto, ma tantissimo, anche troppo, a volte non mi riconosco neanche. Realizzo forme e creature che non hanno molto senso, le realizzo nella maniera più casuale possibile, quindi lo stile che ho su carta e quello che ho sul digitale sono molto diversi e ciascuno è nato in un modo diverso, ma principalmente entrambi sono 2 facce della medaglia che io sono. In generale, dunque, l'unico modo per trovare il proprio stile è capire se stessi, non fare cose scontate, non insistere su cose che non ti vengono naturali. Bisogna avere delle basi teoriche, ne ho già parlato, ma ciò che più importa è riuscire a trovare qualcosa che ti venga spontaneo. Quindi non state lì 3 ore a disegnare il cerchio bello preciso, la linea degli occhi, la linea della simmetria del volto. No, quello va fatto pochino per imparare le basi, ma il vostro stile non deve essere quello, dovrebbe essere qualcosa di più più spontaneo, più immediato per voi e per chi lo vede. Sì, insomma, è un discorso assai complesso, se ne potrebbe parlare per ore senza venirne a capo e quindi non saprei cos'altro aggiungere. Or dunque, suppongo che essendo finite le domande sia finito anche il video, per cui a presto cari, ho dei puntini bianchi sulla faccia.